Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Questo video lo girerò senza microfono, utilizzando l'audio della telecamera, quindi fatemi sapere come si sente. Il mio microfono che ho usato fino ad oggi mi crea dei frusci sulla base del video, quindi in fase di montaggio il programma CapCut che utilizzo per il montaggio video mi taglia tutta una serie di frequenze, abbassando l'audio più del 50%. Quindi oggi elimino il microfono dalla mia configurazione e utilizzerò il microfono base della Sony. Come potete vedere, qui c'è della resina. Qualcuno mi ha chiesto se fosse possibile realizzare i gagliardetti che hanno visto in questo video anche con altre tecniche. Oggi vi farò vedere come realizzare con della resina dei simpatici portachiavi per i vostri campioni. Foglio stampato e plastificato. Prima mi avete visto tagliare queste piccole forme in plexiglass, adesso costruirò un piccolo contenitore e dopo andrò a ritagliare lo scudetto da inserire all'interno. Formato il contenitore, rinforzo gli angoli e fodero l'interno per evitare che la resina si incolli sul plexiglass. Il contenitore per la resina è costruito e anche foderato all'interno in modo da non far aderire la resina con il plexiglass del fondo. Le mie pareti sono alte 10 mm, io mi attesterò sugli 8 mm finito, quindi andrò a fare uno strato di 3-4 mm di resina. Quando sarà asciutto andrò a sovrapporre un'immagine che adesso andrò a ritagliare e farò uno strato di altri 4 mm a copertura. Dopodiché, una volta asciugato il tutto, andremo ad eseguire delle lavorazioni per farlo diventare più carino. Misceliamo per almeno un paio di minuti e dopo andiamo a fiammeggiare per togliere eventuali bolle d'aria all'interno della colata. Ora questo deve catalizzare per 24 ore per avere l'indurimento completo. Io nel frattempo mi andrò a ritagliare l'immaginetta che andrà messa tra i due strati di resina. Passate 24 ore, il primo strato è duro. Ora vedete il riflesso dello scotch sul fondo che mantiene tutta la struttura intera. Ora vado a preparare una nuova mescola e inglobiamo l'immagine.
questo tipo di prodotto il rapporto di miscelazione è 100 a 60, quindi ogni 10 grammi di componente A ce ne vorranno 6 di componente B. Misceliamo sempre per 2 minuti e poi andiamo a fare la colata. Verso una piccola quantità di resina per poter attaccare l'immagine, cercando di evitare di creare bolle all'inserimento. Dopodiché completo la colata. E attendiamo altre 24 ore l'asciugatura del secondo strato. E rieccoci, sono passate altre 24 ore e la resina si è completamente indurita. Andiamo a rimuovere la struttura in plexiglass e diamo una forma simpatica a questo portachiavi. Effettuo un forellino per poter inserire l'anello del portachiavi e levigo il tutto per togliere i segni dello stampo. Si vedono i segni della levigatura, vedete? È opaco. Per farlo ritornare lucente adesso preparo un altro piccolissimo impasto di resina e lo vado a stendere su tutta la superficie. Lascerò asciugare per 24 ore e il prodotto sarà finito. E rieccoci amici, avete visto che simpatica idea questa dei portachiavi personalizzati in resina? Per l'ultima fase sarebbe stato meglio utilizzare una resina UV, però purtroppo non l'avevo a disposizione e quindi ho fatto un'ultima passata con questa qua da 24 ore. Se siete interessati ad altri progetti con la resina fatemelo sapere nei commenti che sicuramente mi organizzerò. In descrizione vi lascerò questo kit di Resin Pro che mi è sembrato veramente buono come resa e come qualità. Dietro la telecamera non lo vedete, ma c'è un grande unboxing che ci aspetta sabato prossimo. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e ricordatevi che a 1000 iscritti c'è l'estrazione di una troncatrice Ryobi. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!